attivato la corsia d'emergenza. Abbandono della corsia. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere un accessorio per l'auto che è veramente interessante. Sto parlando di una dashcam e in particolare quella della 70 mai. L'ultima uscita della 70 mai, che è la T800. Bene, quindi adesso cambiamo inquadratura e andiamo ad aprire la nostra scatolina. Come vedete è ancora totalmente sigillata. Niente, però prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche e mettete un mi piace a questo video. Poi non costa nulla, ma per me è molto importante. Bene, bando alle ciance, andiamo ad aprire la nostra scatolina della 70 mai. Bene ragazzi, ed eccoci qui con tutto quello che mi è arrivato della 70 mai. Abbiamo appunto qui la nostra dashcam che adesso andiamo ad aprire, una lente aggiuntiva per evitare i riflessi del sole quando siamo alla guida e poi questo qui che è veramente una cosa molto interessante, una chicca, che lo vendono separatamente dalla dashcam e non è altro che il modulo 4G che andremo a vedere dopo. Bene, mettiamo questi da parte e andiamo ad aprire la nostra dashcam. Ci aiutiamo col nostro fido Victorinox e andiamo ad aprire. Perfetto. Ed ecco qui la nostra dashcam. Andiamo ad aprire insieme. Allora, qui abbiamo un po' di manualistica, qualche adesivo della 70 mai, un biadesivo e poi vediamo cosa c'è più. E i supporti da attaccare appunto al vetro dove andare a mettere poi la fotocamera. Ne abbiamo due per quella anteriore e due qui per la fotocamera posteriore. Eccoli qui. Mettiamo qua da parte, mettiamo il manuale da parte. Sì, qui dove c'era la manualistica appunto andiamo a trovare anche la nostra scheda SD che è da ben 512 giga, quindi molta capacità di registrazione e una velocità di trasmissione da 100 megabyte. Va bene, mettiamo qua da parte, mettiamo il manuale da parte. Poi abbiamo la fotocamera posteriore con l'adesivo che va attaccato appunto a quello che vi ho fatto vedere prima, a quel piccolo pezzo di plastica che va apposto al vetro, al lunotto posteriore. Qui abbiamo una porta dove andare a collegare il cavetto USB che è in confezione, vi faccio vedere. Questo può rodare, quindi è regolabile per regolare appunto l'angolazione di visione in base alla vostra auto. Mettiamolo qui. Poi abbiamo il biadesivo, un piccolo attrezzino per andare a nascondere appunto dei cavi per farlo passare nelle plastiche dell'auto. Poi abbiamo uno spinotto per collegarlo alla presa accendisigari nel caso in cui non volessimo fare un collegamento fisso. Poi qui abbiamo appunto il cavo per andarla a collegare all'accendisigari per il display frontale e poi una bella matassa qui con le due uscite USB-C per andare a collegare la dashcam a questa posteriore. E poi abbiamo il pezzo forte e tiriamo fuori la nostra, ecco qui la nostra dashcam. Qui abbiamo il display, al momento c'è la plastica. Questa qui è la fotocamera che riprende tutto ciò che accade all'interno, mentre questa qui è quella che riprende ciò che accade sulla strada. È orientabile, ecco qua, si può muovere leggermente, e anche quella interna ovviamente è orientabile. Poi qui abbiamo l'ingresso per la scheda SD, il pulsante d'accensione, un altoparlante e qui ci sono le prese USB sia per collegare la dashcam alla presa accendisigari sia
per portare appunto il segnale alla fotocamera posteriore. Va bene ragazzi, adesso vi snocciolo un po' di caratteristiche tecniche di questa dashcam e poi torniamo qui. Quindi la nostra dashcam ha ben 3 canali. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che lei contemporaneamente registra da 3 telecamere, cioè questa qua interna, questa che è anteriore che è verso l'esterno e questa posteriore. Le risoluzioni sono sia questa che questa da 4K, quindi un'altissima risoluzione, mentre quella interna è da 1080 con possibilità anche di ripresa notturna, quindi registra anche al buio perché ha un sensore infrarossi integrato. La fotocamera posteriore, come quella anteriore, è collegata tramite appunto il cavo USB Type-C, che bisogna far passare appunto tutto attorno all'abitacolo aiutandoci con questo qui, eccolo qui. Le dimensioni della nostra dashcam sono di 46 mm x 63 mm x 123 mm. Come vi ho detto, sia la frontale che la posteriore hanno una risoluzione di 4K, mentre quella interna appunto ha una risoluzione da 1080p. Le immagini sono davvero ben definite perché all'interno lei monta un sensore Sony Stravis 2 IMX678, quindi veramente tanta roba che ci dà una risoluzione veramente pazzesca. Sia la fotocamera questa anteriore che questa posteriore hanno un FOV da 146 gradi, mentre questa interna di un grado in più è di 147 gradi, quindi diciamo che abbiamo una copertura quasi totale di tutto quello che accade attorno a noi. L'apertura focale è di 1.7, quindi appunto anche al buio rende tantissimo questa fotocamera. È dotata di Bluetooth e Wi-Fi, quindi abbiamo la connessione tramite app al nostro telefono, dove possiamo gestire in modo molto semplice tutte le sue funzionalità. Ha anche il controllo vocale, fra cui fortunatamente c'è anche l'italiano. Lo schermo è da 3 pollici di tipo IPS che si legge abbastanza bene. Qui ha 4 tasti fisici, quindi pochi fronzoli, senza touch, senza niente, perché mentre si è alla guida bisogna avere un controllo diciamo rapido, quindi subito si può andare a selezionare quello che più ci interessa. All'interno lei non ha una memoria, ma la memoria è esterna, infatti ci viene data in dotazione, eccola qui, una scheda da 512 GB, che non è una cosa affatto scontata. All'interno la nostra dashcam non ha una semplice batteria al litio, ma ha un supercapacitore. Questo supercapacitore consente di poter tenere in funzione la fotocamera fino a meno 10 gradi o a più 60 gradi. Quindi per chi abita in zone fredde e la macchina la lascia fuori è molto facile che comunque la temperatura scenda sotto lo zero anche dentro l'abitacolo. E questa è la cosa anche d'estate, comunque la macchina al sole raggiunge temperature alte, quindi con questa potete stare tranquilla che lei fino a 60 gradi di calore diciamo continua a funzionare senza alcun problema. Quindi, come vi dicevo, il display è da 3 pollici e ha una risoluzione di 640 x 360. Niente ragazzi, credo di avervi detto la maggior parte delle sue caratteristiche. Ecco, qui vi faccio vedere più da vicino i 2 ingressi USB Type-C. Eccola qui come è fatta, qui per dissipare il calore, l'altoparlante, un pulsante di accensione. Questo è quello che va incollato al vetro tramite il biadesivo. Vi faccio vedere più nel dettaglio anche la fotocamera posteriore. Eccola qui, porta Type-C per il collegamento, l'adesivo, prese di areazione. I materiali sono veramente delle plastiche molto, non sono quelle scrocchiarelle diciamo, ecco, sono veramente delle plastiche, cioè quando la tenete in mano dà un senso veramente di solidità. Va bene ragazzi, andiamo a vedere adesso cosa c'era nella scatola del modulo 4G. Bene ragazzi, ma prima di proseguire andiamo a vedere cosa c'è dentro questa scatolina e andiamo a scoprire il modulo 4G. Perciò togliamo la nostra dashcam momentaneamente e andiamo ad aprire la scatolina. Ecco qua, abbiamo il nostro modulo 4G, eccolo qui. Quindi andiamolo ad aprire, aiutiamoci con il nostro filo Victorinox.
togliamo la plastica e apriamo la nostra scatolina. Eccola qua. Cosa abbiamo all'interno? Abbiamo altra cavetteria, una e il modulo in sé. Eccolo qui. Ed eccolo qui il nostro modulo 4G. Questo è il nostro modulo 4G di adesivo per andarlo a fissare al cruscotto dell'auto. Poi cosa abbiamo qui? L'ingresso per la scheda dati, perché lui per funzionare ha bisogno appunto di una scheda dati, qualsiasi operatore ve lo fa per pochi euro. All'interno infatti abbiamo anche qua lo spillino che vedete in dotazione. Qui abbiamo la porta USB Type-C dove andare a collegare appunto il nostro cavo, e poi questi sono i cavi che servono appunto per l'alimentazione del dispositivo che viene collegato alla fusibiliera. Comunque sul librettino di istruzioni c'è anche la lingua italiana, ve la faccio vedere, con spiegato passo passo, ecco qui, passo passo tutto il procedimento da fare per andarlo appunto a collegare. Cosa ci permette di fare questo piccolo apparecchio magico? Praticamente lui si va appunto tramite l'applicazione a collegare alla dashcam, quindi avremo un controllo della dashcam anche da remoto. Avremo come una funzione sentinella, come quella che c'è nella Tesla, simile a quella che c'è nella Tesla per intenderci. Quindi se un malintenzionato si avvicina alla macchina, se lui rileva, cioè la dashcam rileva dei movimenti particolari, ci manderà una notifica e ci avviserà, quindi noi potremo andare a vedere in qualsiasi parte del globo siamo, ci basta una connessione a internet, possiamo andare a vedere tutto quello che succede attorno alla nostra auto. Ovviamente lui viene alimentato dalla batteria dell'auto, quindi andrà, una volta che la macchina è ferma, andrà a scaricare lentamente la batteria, quindi se la tenete troppi giorni lui andrebbe a buttarla a zero, ma così non è. Perché? Perché è settato in modo da rilevare la tensione della batteria, quindi quando la batteria arriva sotto una certa soglia di allarme, che poi non vi consentirebbe di far più partire la macchina, lui stoppa l'alimentazione e si blocca, quindi in quel momento non potete più ricevere notifiche da lui, ma questo lo fa per preservare la batteria dell'auto. Cosa diversa se avete per esempio un camper o anche un fuoristrada come quello che ho io, che magari andrete a mettere una batteria servizi, quindi l'andate a collegare alla batteria servizi e non correte alcun rischio. In optional ho visto sul sito della 70mai c'è una sorta di power bank che va collegato, praticamente si interpone tra lui e la batteria dell'auto, quindi andrà a ciucciare la batteria, cioè la carica del power bank. Poi una volta che voi mettete in moto il power bank si va a ricaricare, perciò sarà sempre attiva 24 ore, a meno che non tenete la macchina troppi giorni ferma, allora scaricherà anche il power bank. A quel punto non si può fare, non ci sono diciamo soluzioni. Però dico, in un uso normale che la macchina prende ogni 1-2 giorni, problemi non ce ne sono, perché terrà benissimo la carica. Bene ragazzi, questo credo che sia un accessorio veramente fondamentale per completare a 360 gradi diciamo le funzioni di sicurezza che vi dà una dashcam col sistema di videosorveglianza. Bene, adesso andiamo a vedere qualche immagine della dashcam e andiamo alle conclusioni finali. Bene ragazzi, ecco qui installata in modo al momento precario la nostra dashcam della 70mai. Allora, l'ho installata così precariamente perché non so ancora se lasciarla in questa macchina, anche se mi sa che la lascerò qui. Niente, al momento siamo ancora in garage, vi faccio vedere un attimo come l'ho installata, eccola lì. Eccola lì, il cavetto praticamente passa qui e va nella presa accendisigari. Se la installerò qui in maniera definitiva, non farò altro che questo cavetto farlo passare qua dentro, tutto attorno nelle plastiche, farlo scendere e andarlo appunto a collegarmi qui alla presa accendisigari. Stessa cosa per quanto riguarda la fotocamera posteriore, qui c'è l'entrata, sempre la farò passare da qui, la farò entrare nella plastica qui,
faccio seguire tutto il perimetro della macchina e mi andrò ad agganciare all'1.8 posteriore. Va bene, per ora limitiamoci a provarla così e vediamo come va. Quindi ragazzi, andiamo ad accendere il quadro, ecco qui, e si va ad accendere adesso anche la nostra dashcam. Ecco che si sta accendendo, 620 mai. Perfetto, il suono, e ci dice caricamento in corso, dati della scheda di memoria. Sta caricando i dati. Quindi, come vedete, il display ci mostra sia la fotocamera, questa qui, l'interna dell'abitacolo, sia quella esterna. Non ho montato, come vi dicevo, quella là posteriore, altrimenti sarebbe vista anche quella lì. Qui sotto abbiamo i 4 tasti fisici. Cominciamo dal primo, questo qui. Schiacciando questo qui andiamo a switchare dalle telecamere, cioè nello schermo piccolo andrà quella che è frontale e nello schermo grande quella interna. Ecco qui, eccomi qui. Rischiacciamo e ritorniamo a quella frontale. Quindi questa serve per switchare, semplicissimo. Questa qui, schiacciando, va a disattivare la telecamera che inquadra la cabina, quindi non avremo registrazioni interne ma soltanto quelle esterne. Quindi se non abbiamo nessun interesse a registrare ciò che accade nell'abitacolo, anche per risparmiare scheda SD, andiamo a disattivare e lei andrà a inquadrare soltanto e a registrare soltanto quello che accade di fronte alla macchina, cioè con questa qua centrale. Noi la attiviamo in questo momento. Poi qui abbiamo, vedete, il microfono è tagliato perché in questo caso ci dice che l'audio era disattivato, adesso ho schiacciato e mi dice che l'audio è in funzione. Quindi questo qui non fa altro che attivare e disattivare l'audio sia nell'abitacolo sia esterno. Quindi se noi non interessa l'audio in nessun caso, possiamo toglierlo e lei registrerà soltanto le immagini sia dell'abitacolo sia dell'esterno. E poi andiamo nel menu ed eccolo qui. Abbiamo qua le indicazioni dei tasti come corrispondono qua in basso a questi in alto. Come vi ricordo, qui non c'è nessun tipo di touch, perciò sono questi 4 tasti che fanno tutto. Questo andiamo a scorrere nelle impostazioni avanti e indietro. Con questo è il tasto che ritorniamo, usciamo dal menu, e questo è il tasto, il flag per approvare quello che vogliamo fare. Se per esempio vogliamo entrare in impostazioni video, schiacciamo e entriamo nelle impostazioni video. E qui abbiamo tutte le impostazioni video che ci interessano, possiamo settarli. Poi andando indietro abbiamo l'album, possiamo andare a vedere quello che c'è nell'album direttamente dalla telecamera. Sicurezza parcheggio, quella funzione che vi dicevo tipo sentinella, quindi rileva collisione, i sensori di movimento. Poi abbiamo viaggio smart. Che cos'è viaggio smart? Non sono altro che gli ADAS. Perciò entriamo e abbiamo video d'emergenza, che praticamente in caso lui rilevi una cosa sospetta, qualcosa di sospetto accanto all'abitacolo, lo andrà a registrare in una partizione appunto della scheda che non verrà sovrascritta. Poi abbiamo gli ADAS, possiamo attivarli e in questo caso sono attivati. Lui sta rilevando quello che... ADAS. Ecco. Mantenere la velocità del veicolo a 40 km/h o superiore. Ecco, lui praticamente ci dice quando iniziamo il viaggio, attiviamo gli ADAS e lui va a calibrare la fotocamera per rilevare tutto quello che deve rilevare, appunto. Ritorniamo agli ADAS, viaggio smart, ADAS, disattiviamolo, ok. Andiamo indietro, il controllo vocale e altro. Quindi qui ritorniamo adesso alle impostazioni di sistema e abbiamo impostazioni per impostare il wifi, già l'ho impostato. Poi impostazioni di suono, se vogliamo suono tasti, registrazione dell'audio e tutto quello che riguarda suono e audio. Modalità stand-by, autospegnimento, ora di sistema già sistemata, lingua del sistema, cambiare la lingua, formato data, velocità UOM, l'ho messo in chilometri orari, potete anche settarlo in miglia. Stato di posizionamento, qua ci fa vedere i satelliti, vi metto magari una piccola clip che ho fatto prima dove si vedevano tutti i satelliti attivati. Qui in questo caso siamo in garage, quindi non rileva nessun satellite del GPS interno. Qui ci dice di scaricare l'app per andare a trovarla, ma appena scrivete 620 mai su
come vi ho fatto vedere, si trova subito, informazioni sul dispositivo, formattare la scheda, ripristino in posizione di fabbrica, insomma, le solite cose. E niente ragazzi, semplicissima, semplicissima da usare, e niente. Adesso vi metto qualche clip che ho girato, e poi ritorniamo per le conclusioni finali. Calibrazione ADAS riuscita. Bene, sembrerebbe che abbia calibrato la funzionalità ADAS. Vediamo adesso come funziona. Vediamo se vado alla corsia d'emergenza. Abbandono della corsia. Appena mi sono avvicinato alla corsia d'emergenza, subito avvisato di rientrare in corsia. Vediamo, riproviamo, avviciniamoci alla corsia d'emergenza. Abbandono della corsia. Neanche, incredibile ragazzi, neanche la sfioro che già mi avvisa dell'abbandono di corsia. Devo dire, ottimo, fa un ottimo lavoro. Attenzione, auto anteriore. A spanne quando siamo a circa 10 metri Abbandono della corsia. dall'auto. Abbandono della corsia. Bene ragazzi, ed eccoci qui arrivati come di consueto alle conclusioni finali. Che dire di questa dashcam della Sentimai? Ovviamente questa è il top di gamma, la T800. Andate sul sito, troverete tantissime altre dashcam che costano comunque meno di questa, ovviamente non hanno la qualità, le funzioni che ha questa qui, comunque avrete sempre una dashcam di qualità, con un'applicazione che funziona bene, che è tradotta bene, che non vi lascia mai a piedi, insomma, ecco. Anche perché la 70mai è un'azienda leader nella costruzione delle dashcam, è dal 2016 che ha aperto in Cina, e dal 2016 che non fa altro che dashcam, fa solo dashcam, quindi ha quasi 10 anni di esperienza, al contrario di magari di altre aziende che fanno dashcam ma fanno anche altro, quindi non sono focalizzate su questo tipo di prodotti. Il prezzo ovviamente di questa è quella che è un po' altino, ma qualità costruttiva,
risoluzione 4K, 3 canali, insomma avete visto la recensione, ha una marea di funzioni. Ovviamente non tutte magari vi servono, quindi andate a vedere nel sito magari la dashcam che fa per voi, insomma. Bene ragazzi, lasciatemi giù nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate delle dashcam in generale e di questa della 70 miles. Spero che questo video vi sia piaciuto, che sia stato di intrattenimento. Mi raccomando di iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche, mettete un mi piace e un hype a questo video, nella speranza che vi sia tornato utile. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao raga!